Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Perdonatemi la voce, ma questa influenza che sta arrivando vorrebbe tenermi fuori gioco, ma dobbiamo parlare assolutamente di Roma-Napoli, partita portata a casa, 3 punti in saccoccia, pesantissima questa vittoria, sia per la classifica ma soprattutto dal punto di vista mentale, anche perché ci avevano fatto già il funerale con questa Roma che sta facendo un gran bel campionato. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va e se passate per la prima volta iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Possiamo dire che il Napoli è guarito, almeno per quanto mi riguarda, visto il secondo tempo fatto in stile Conte, 1-0 avanti. Ovviamente aspetti l'avversario e soffri, perché abbiamo sofferto noi tifosi. Io ho sofferto tutto il secondo tempo, poi la grandissima manona di Milinkovic Savic fa sì che portiamo a casa i 3 punti, altrimenti sarebbe finita come la partita dell'anno scorso, dove ricordiamo, diciamo, Angeligno pareggia la partita e non porti a casa 3 punti ma uno solo. Quindi Milinkovic Savic determinante. Assolutamente sì, però è un Napoli che non ha impostato la partita sul pareggio, anche visti i risultati della giornata di Serie A. Vince l'Inter, vince la Juve, vince il Milan, dovevi per forza tentare di fare il risultato all'Olimpico contro una Roma che però se l'è giocata come si deve la partita, per quanto mi riguarda, non lasciando tantissimi spazi a questo Napoli che nel primo tempo ha sicuramente fatto meglio. Poi nella ripresa vuoi un tantino sicuramente il gestire le forze, perché parliamo della terza partita in una settimana e quindi hanno giocato sempre gli stessi o quasi. Il calo poteva starci, ma dal punto di vista dei numeri è totalmente la gestione del Napoli, non è un calo, anche perché per chilometri percorsi il Napoli ha corso 5 chilometri in più della Roma, 129 chilometri percorsi dal Napoli e 124 chilometri percorsi dalla squadra giallorossa, quindi è una gestione delle forze più che un calo fisico, per arrivare comunque lucidi e impeccabili, tra virgolette, fino al 90esimo. Una difesa che ha retto molto ma molto bene. Buongiorno si è messo Sule nella tasca e ce l'ha ancora in tasca e lo deride aprendo la tasca, dice Sule non ha toccato palla, ma Buongiorno è recuperato totalmente come calciatore da un paio di giornate a questa parte, e la differenza l'hanno fatta i duelli. Sono d'accordissimo sulle dichiarazioni di Buongiorno post partita. Conte dice sì, la spiegazione secondo me è semplice, dice il nostro mister. Tutti quanti ci siamo resi conto della difficoltà del momento, a livello di indisponibilità di calciatori la situazione è troppo evidente e purtroppo è andata sempre più peggiorando. Però diciamo che le colpe, almeno qualche percentuale di colpa ce l'ha anche il mister, non è che ovviamente è una situazione che diciamo eh, ne parli però non sei responsabile. Voi lo sapete, io vi ho sempre detto la mia e sono sempre stato schietto e sincero, anche se non sono tutte del mister le colpe per la gestione degli infortuni, ma diciamo che c'è da rivedere qualcosa per quanto riguarda preparazioni e staff. I duelli, dicevamo, la differenza l'ha fatta l'atteggiamento, forse anche i duelli con cui sei venuto a giocarti la partita. Noi siamo venuti senza alcun timore reverenziale di giocare contro una squadra, ribadisco, in fiducia davanti a noi in classifica, con un clima e un ambiente molto caldo come l'Olimpico. L'atteggiamento è stato quello di una squadra che è venuta consapevole dei propri mezzi, nonostante le grandi difficoltà del momento a livello di disponibilità di calciatori numericamente. Abbiamo dato una bella dimostrazione. Il mio augurio è quello che da qui in avanti, siccome comunque questi infortuni saranno infortuni non di 1, 2 o 3 settimane, ma infortuni lunghi, che la sfortuna giri dall'altra parte un pochettino. Questo me lo auguro, perché comunque in alcune situazioni siamo veramente contati. C'è Neres, ovviamente la domanda è stata fatta per come stava Neres, ma Neres aveva solo i crampi e l'abbiamo visto. Si era visto a primo impatto che non era un infortunio, ma diciamo stava riposando un tantino dopo la partita fatta, perché giustamente hai segnato, hai fatto anche un grandissimo primo tempo per quanto mi riguarda, meno Noah Lang in questa partita, che aveva come telefonato il passaggio a Milinkovic Savic, soprattutto
nel primo tempo. Poi c'è stato un tantino di imprecisione, forse la foga di voler marcare il tabellino ancora una volta e quindi mettersi ulteriormente in mostra, però non è una bocciatura totale, tant'è vero che se andiamo a prendere numeri di calciatori singolarmente han fatto tutti bene. Io do una sufficienza, anzi più che la sufficienza, forse un 7, se proprio dovessimo mettere un voto, un 7 a Savic che ci ha salvato il match con il paratone sul finale, una linea di difesa impeccabile, partendo da Rachmani, passando per Beckham e finendo a Buongiorno. A me soprattutto la prestazione di Beckham è piaciuta e non poco, anche se la direzione per quanto riguarda il difensore centrale Rachmani è stata fatta ad hoc con Buongiorno che poi gira tutto il campo e si va a prendere l'avversario di turno, va a fare la pressione sull'avversario di turno, così come ha fatto anche nelle ultime uscite, e ne siamo assolutamente contenti perché Alessandro è veramente grasso che cola lì dietro, soprattutto poi affiancato da Rachmani e Beckham. Abbiamo un reparto difensivo di tutto rispetto. Ecco perché bisognava ritrovare questa compattezza, perché dal punto di vista mentale, se non arrivano i risultati, tu puoi giocare bene quanto vuoi. Nel caso non arrivano i risultati, puoi anche essere la squadra che gioca calcio champagne, ma perdi 4, 5, 6 partite di fila, mentalmente cali perché diciamo cominci a valutare quelle situazioni che per te sembrano comunque eccellenti dal punto di vista del gioco e dici però non arrivano i risultati e cominci un attimo ecco a tirarlo il piedino, non ti riesce il passaggio e quant'altro. La situazione Oilund si è riproposta perché abbiamo parlato nel video post partita, nell'ultima uscita per quanto riguardava la bocciatura dell'attaccante, non avendo marcato il tabellino, prestazione comunque sottotono. Ieri è un Oilund da 7 e più, sempre nel caso volessimo mettere un voto, perché Oilund si è proposto tante volte, non gli è stato dato il pallone in profondità e poi ha fatto a sportellate con tutti e tutto. Sportellate e mi riporta a questa situazione arbitrale perché c'è la polemica, c'era fallo di Rachmani nell'azione del gol, però dovete essere coerenti voi dei salottini che contano. Se quando c'è un calcio di rigore dubbio che non vi è dato ovviamente al Napoli e vi rifate a Marelli, vi rifate a Cesare, vi rifate a tutti gli arbitri che poi al limite dicono che non era calcio di rigore e quindi no, ma ha parlato Marelli, ha parlato Tizio, che è sempre perfetto. Ha parlato Marelli anche qui, ha parlato Cesare anche qui, senza che vi attaccate. Non era fallo, non è un'azione ovviamente da annullare. Gol molto ma molto valido che porta a casa, portiamo a casa con il gol i 3 punti fondamentali per la classifica. Mi è piaciuta anche la prestazione in mediana sia di Lobotka che sia di McTominay perché avevamo fatto l'analisi prepartita e sapevamo che la Roma qui avrebbe lasciato, avrebbe lasciato campo e spazi. Ovviamente molte volte non siamo riusciti a girarci sia con McTominay sia andando in verticale con Lobotka perché avevi il diretto avversario alle calcagna, quindi molte volte non è stato possibile, però abbiamo sfruttato tutto ciò che ci è stato concesso, soprattutto nel primo tempo, per poi gestire, tra virgolette, nella ripresa il vantaggio e abbiamo portato a casa il match. È vero, non possiamo nasconderci perché c'è stata sofferenza nel secondo tempo, io ho sofferto come credo tanti di voi, ma dobbiamo farci il callo perché è un Napoli ritrovato, anzi questa sofferenza del secondo tempo per la prima volta mi porta a dire che è un Napoli che è guarito, perché è il Napoli che abbiamo visto anche l'anno scorso dove ti presentavi 50 volte davanti all'area di rigore della squadra azzurra e non riuscivi a scardinarla. Ovviamente c'è la mano di Savic, ma il portiere è lì per parare, come diceva Ancelotti tanto tempo fa, che sono passati di anni, non molti però, tanto tempo fa lo diceva Ancelotti, il portiere è lì per parare quando si parlava della situazione, il portiere con i piedi, eccetera, eccetera. L'arbitro 0 a Massa, ma non perché abbia favorito la Roma o abbia favorito il Napoli, perché la gestione dei cartellini in una partita del genere poteva finire molto male dal punto di vista nervoso. C'erano
cartellini gialli nei primi 15 minuti, 4 per la Roma, ce n'erano 4 nei primi 10 minuti solamente per Mancini e 4 solamente per Ndicka. Quindi gestione totalmente insufficiente, così come poi nel secondo tempo magari ti sei sentito con qualcuno di dovere, di vertici AIA, e ti hanno fatto comunque render conto che c'erano falli da ammonizione, falli che sono da regolamento, gialli diretti, così come più un'azione a centrocampo, fallo tecnico, eccetera, e lo devi ammonire, che non sono stati cacciati. Poi nel secondo tempo, ovviamente, cartellini a go-go, qualsiasi cosa succedeva, cartellino giallo, manca un giallo per par condicio, manca un giallo a Di Lorenzo, manca un giallo anche a Buongiorno, e sono contentissimo, e chiudiamo questa situazione cartellini e mi auguro che siate arrivati alla fine di questo video, quando Lobotka ovviamente ha fatto fallo, se non erro, su Wesley, e ha mandato praticamente Wesley fuori dal campo. È una situazione che noi non molto tempo fa soffrivamo, ricordiamo la discesa contro il Milan in quel 4-0 dove dovevamo far fallo tecnico a centrocampo, invece eravamo troppo buoni. Adesso è un Napoli che non te la fa buona, se te ne vai comunque o palla o gambe, mi prendo il cartellino e si va avanti. Ecco perché diciamo sono molto ma molto contento, perché mentalmente siamo tornati al 100% sul pezzo. Poi arriveranno le fatiche degli impegni ravvicinati dal punto di vista fisico, e speriamo che la gestione da questo punto di vista, allenatore e staff, la sappiano fare un tantino meglio di quella che abbiamo vissuto finora, cercando di evitare affaticamenti e infortuni. Così non avremo nemmeno il problema delle sostituzioni, perché ieri Conte ha esitato nel sostituire, ha ritardato nel sostituire comunque e fare i cambi, proprio perché non ne hai in mediana, non ne hai, e devi inventarti poi qualcosa che su una partita, in una partita dove stai vincendo 1-0 e un tantino in bilico, comunque è un rischio non da poco, è giusto che sia stato così. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, se l'influenza ovviamente arriva un po' di striscio, ci rivediamo anche per un prepartita per quanto riguarda la Coppa Italia contro il Cagliari. Comunque attivate la campanellina, iscrivetevi se non l'avete fatto, così restate aggiornati, vi arriva la notifica. Sempre Forza Napoli, ciao!